Ragazzi, buongiorno, questa volta tengo la camera io con Sara sul suo sfondo. Siamo in un paesino delizioso, fermo nel tempo. Bische. Stanotte la temperatura è stata di 1 grado, c'è stata un ghiaccio, una gelatina sopra la moto. Eccola là, fronte struttura all'aperto. Anche questa struttura ce l'abbiamo fatta sempre sotto i 100 euro, ovviamente camera doppia, colazione compresa. Camera carinissima, nuovissima. In fondo il bagno con un'ampia doccia. Una scelta dell'ultimo momento, ma direi azzeccata. Sì, anche in questo caso abbiamo aggiornato l'itinerario cercando in questa maniera di stringere i denti per la tappa di oggi, che sono 800 km. Sono le 10 di mattina, dovremmo arrivare a Stoccolma per questa sera, ma domani soggiorneremo abbiamo 2 notti a Stoccolma, 2 notti. Quindi buon per me. Andiamo ragazzi. Prego, prego. Questa è la moglie, sempre lei. Sempre io non cambio mai, nonostante un sacco di scudessi. Vabbè, le porte, lo sapete. Questa è la zona di impegno con il caffè gratuito. Macinato all'istante. Accendi tu? Sì, vai, brava, vai. Ai. Ho sbagliato io. Non ero stata forte a premere, nonostante l'ennesimo caffè. Questa è la struttura da fuori, il parcheggio è fronte struttura e noi abbiamo dormito là. Alla fine il caffè l'abbiamo consumato qua. Dopo 10 giorni bisognava prenderci tutto il sole che ci mancava. Ci hanno appena detto che stamattina a casa nostra piove, noi stiamo tornando. Ho detto troppe volte che con la pioggia viaggiamo bene, mi hanno preso alla lettera. No, ma è colpa di Rucca, fidati, sono stati loro. Armati di tanta buona volontà ed entusiasmo, come ci dice qualcuno, facciamoci questi 800 km fino all'hotel di Stoccolma. Andiamo. L'aria stamattina è frizzante, ma siccome c'è il sole che scotta molto, l'aria è quasi piacevole. Abbiamo addosso tutto quello che avevamo a Capo Nord. Speriamo sia l'ultima tappa così bardati. Io spero di togliere strati perché sono un po' l'omino Michelin. Ecco, Francesco come al solito ha sempre paura di avere caldo, io il contrario. Siamo appena fermati perché deve mettere il sottocasco. Comunque questa è la condizione del mio sottocasco. Fenomenale è il taglio delle orecchie di tutte e due, cioè. Questo è un sottocasco eccezionale, con gli anni ovviamente si è rovinato, non ha cuciture, la parte incollata si sta. Sembra comunque un po' che tu abbia voluto fare il sexy, qualcosa in rete. Con una mano non riesco, ok, lo aiuto e poi ci risentiamo. Sottocasco indossato come avete visto, andiamo a riprendere l'autostrada che è proprio dietro l'angolo, eccola qua. Da questa strada che assomiglia molto alla Garden Route in Sudafrica, è circondata da verde e in quel caso da fiori, qui da piante infinite, viaggiavamo, io sentivo odore di legno e davanti a noi l'ennesimo camion carico di tronchi. È proprio la patria del legno, del mobile, dell'Ikea. Le nuvole sullo sfondo sembrano dipinte, temperatura al momento di 12 gradi, che gran fortuna! Questo passo impiegheremo tantissimo tempo ad arrivare. Speravamo di essere più fortunati, però magari è solo un tratto. Qua la situazione è drammatica. Penso che arriveremo questa notte. Sì, verso l'una. Tardissimo. Sono lavori strutturali, per cui molto pesanti, molto importanti. Dopo minuti interminabili la fila è ripartita, adesso sono fermi gli altri. L'odore di asfalto proveniva proprio da qua. Prossime volte che verremo troveremo l'asfalto migliore. I lavori sembrano terminati per il momento, ce li siamo lasciati alle spalle. Proviamo a proseguire. Siamo a Umea, questo è il fiume che taglia la città. Non c'è più il dubbio che sia fiume o fiordo.
Siamo usciti perché abbiamo visto un rifornimento, ma non c'è nulla da mangiare. Lo abbiamo trovato. Abbiamo trovato su un incrocio più avanti prima di rientrare nell'autostrada. Ci rifociliamo un attimo. Alla fine ce l'abbiamo fatta, non è stato facile perché non è come da noi, ci sono pochissimi tra virgolette autogrill lungo la strada e alcuni non hanno neanche ristoranti, però a noi non è che serviva un ristorante, serviva qualcosa per mangiare veloce e qua abbiamo trovato questo. Insalate di pollo, 2 Coca-Cola e 2 salse diverse. Il tutto per la modica cifra di 178 corone svedesi, quindi circa 16 euro. Per noi la fame è tantissima, sono le 2:20 di pomeriggio. Se passate da queste parti, spero per voi che i lavori saranno finiti perché lungo la strada ci hanno rallentato veramente tanto. La tappa di oggi è lunghissima, però con i lavori è diventata super lunghissima. Ora si mangia e si riparte il volo. Fatto rifornimento, il tempo è clamorosamente variato ed è tornata l'aria fredda. Forse lo vedete da come ci siamo bardati di nuovo. Non dovrebbe piovere. Adesso comunque ci riportiamo in autostrada. A Stoccolma mancano 526 km. Arriveremo in tarda serata. Vabbè, quando arriviamo. Poi abbiamo 2 notti lì. Comunque abbiamo incontrato tante macchine americane, di quelle col cassettone enorme dietro, guidate da ragazzi, e tante Volvo vecchie, vabbè quello ci sta, lo stesso guidate da ragazzi, quindi è un po' una moda. Siamo sul mare, il Golfo di Botnia. Fermiamo 3 minuti per far sgranchire la moglie, eccola là. A una certa età bisogna un attimo fare attenzione. Sciogliersi. Dai che si riparte. Sì. Dai che la Tenerona mica ha bisogno di tutto questo stupido qua, Lo so. Lei è la prima della classe, io no. Andiamo. Si riparte dalla piazzola. Attenzione, adesso 1000 macchine. Via. Painting Content Bridge. Stanno ridipingendo il ponte, previsione della chiusura dei lavori autunno 2021. È enorme, c'è un po' di vento. Una novità ragazzi, piove anche in Svezia. Oltre a un'infinità di tronchi, anche segatura, sdrucciolato, non sappiamo cose mai viste. La strada a 380 km da Stoccolma è cambiata decisamente. Doppia corsia nei 2 sensi di marcia. Adesso 365 km tutta dritta. Ci fermiamo per rifornimento e per un caffè, ne abbiamo bisogno. Ci siamo fermati in questo punto OK Kuwait e se non sbaglio, dato che Francesco vuole il cornetto, se non sbaglio lui si chiama Magnum e questo è il simbolo dell'Algida, GB Glaze. Andiamo a vedere. In mancanza dei tramezzini, cornetto Algida e non sbagli mai. Anche tu me l'hai copiato, sì, ho copiato anch'io. Abbiamo iniziato insieme. Questo è il mio e questo è il mio. Infatti io mi rammarico Bisogna sempre. ottimizzare i tempi, dobbiamo fare 350 km. Io dai! Mi rammarico sempre che nei posti così, ma anche in Italia, non ci siano i cornetti mignon, perché così grandi io non riesco a mangiarlo tutto, per me è troppo. Se fosse salato sì, ma il dolce no, dolce o gelato che sia. Allora, rifocillati dal gelato, dal cornetto in particolare,
davvero ragazzi, la difficoltà è portarsi a casa uno spezzone di video, qualcosa che ci possa rimanere, ma noi non molliamo, anche se è dura, perché guarda, pensavamo che almeno scendendo fosse clemente con noi, invece no, non ancora, sappiamo aspettare però. Quindi cambio della camera, 333 km a Stoccolma, zuccheri messi nel nostro corpo e nel corpicino della Teverona, si va. Nessuno per strada, se fa possibile. Forever young, or am I faking? On the tip of my tongue, there's a sarcasm waiting for you. Ragazzi, in questo viaggio, facendo un paragone e riportandolo al meteo che abbiamo trovato, avete presente l'onda verde dai semafori? Ecco, noi abbiamo incontrato il contrario, sempre e comunque. Keep shining over you all, your waves entwining. You better face the fall, keep trying again. Oh yeah, keep trying again. There's mud on the floor, disparate people trying to get through the door, although the room's already crowded. But I'll keep shining over you all with your wings entwining. You better face the fall, keep trying again. Autostrada semideserta. Keep trying again. Un aggiornamento importante, siamo a circa 75 Mi ha fatto km arrabbiare. da Stoccolma, sono le 9:15 più o meno ed è già notte. A circa 130 km da Stoccolma inizia per la prima volta il limite di velocità di 120 km orari, altrimenti prima il massimo sono 110 km orari. Questo non è tanto importante, questa No, cosa. questo non è tanto Quello importante. che mi fa arrabbiare è che io da circa 130 km aspettavo un distributore di benzina. Ragazzi, per 130 Ne abbiamo km incontrato- non ho incontrato un cartello che mi indicasse quanti chilometri restavano per fare benzina. Alla fine ho visto il navigatore, sono uscito così perché c'è un paesino qua vicino. All'uscita, dopo 2 km senza saperlo, c'è un distributore. Ma lo volete segnalare? In realtà per 130 km non ci sono indicazioni, abbiamo incontrato solo l'indicazione di un distributore però fuori dall'autostrada uscendo, quindi l'abbiamo preso sotto gamba, era all'inizio ancora. E poi il buio più totale, nessun paese e pochissime uscite. Volendo uscire dall'autostrada per un'emergenza ci sono poche uscite, ci è sembrato davvero strano, però ormai ci siamo. E comunque, bando alle ciance, rifornimento fatto, 16,24 corone svedesi, i 95 ottani, e adesso 75 km a tutta velocità perché vogliamo arrivare a Stoccolma. Bene, si va. I bet you'll come around, but don't get me wrong. Do what you gotta do what you gotta do. I feel it in my bones like you'll come along now. Baby, you're coming through. Do what you gotta do. Take it to the big scene, take it on. Go for hope and glory. Go long. Baby, for love, go all
Vabbè, è tardi, ci siamo. Dopo 800 km quasi che entro con la moto dentro sulla porta questa qua che gira. Vado a fare il check-in con la moto, forse potrebbe essere una cosa carina. È stata una giornata impegnativa, soprattutto per i lavori in corso. Comunque 800 km tondi, sono le 10:30 di sera, siamo cotti sì, ma non tantissimo perché la temperatura non è scesa. Di 12 gradi. Sui 12-13 gradi si viaggia abbastanza bene, solo l'unica cosa è che gli ultimi 400 km fatti con la pioggia e sulla visiera meno male un po' ti stanca la vista, ma ragazzi fattibile, come dico sempre, se ce la facciamo noi ce la può fare chiunque. Ora andiamo a cucinare in camera, che ho fame, molta fame. Appena finito cena abbiamo mangiato pasta, tonno e carciofini. Di mio padre. Non ve l'abbiamo Finiti, ve l'abbiamo fatta vedere, altrimenti vi sarebbe venuta una Dopo voglia impressionante. Ingrassate voi insieme a noi? No, bastava una volta. Comunque, giornata proficua, è stata una bella tappona, però tutto questo perché domani non prenderemo la moto che abbiamo parcheggiato sotto al garage, quindi per la prima volta dopo un lunghissimo viaggio sarà riposa. coperta e a caldo. Ora si va a nanna, finalmente.